Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti anche al primo video di questo gioioso nuovo anno. Dai che se siamo lasciati alle spalle il 2020 e mo siamo tutti qua con le dita delle mani e dei piedi incrociate a fa macumbe nella speranza che sto 2021, se gliela fa, se possibile, mi senti? Ci porti una gioia che sia un filo di serenità, un non nulla di equilibrio mentale, se possibile. In ogni caso, ben ritrovati amici, rieccomi dopo la pausa di fine anno, pronta a ricominciare con grande entusiasmo, ma prima di tutto, come state? Come sono andate le vostre vacanze di Natale? Sono state vacanze rilassanti nelle quali siete miracolosamente riusciti a recuperare un filo di serenità, un po' di equilibrio mentale? Oppure come me vi siete abbandonati mollemente all'abbruttimento? Raccontatemi, e se vi va, raccontatemi anche se avete qualche buon proposito per questo 2021, perché io a sto giro ho proprio gettato la spugna in partenza, ci ho manco provato e invece Dio solo sa se avrei bisogno di un po' di ispirazione. Quindi ecco, fate un servizio per la comunità, in questo caso la comunità è la sottoscritta, mettete nei commenti un buon proposito dei vostri, che magari succede un miracolo e anch'io sento questa voglia di migliorarmi nel nuovo anno. Ecco che la speranza è l'ultima a morire. In ogni caso, veniamo al video di oggi, che come avrete intuito dal titolo è un video dedicato alle mie maschere viso preferite, viso e contorno occhi, anche perché, siamo onesti, durante le vacanze di Natale non si poteva fare niente, non si poteva uscire, non si potevano vedere gli amici, non si poteva andare a cena fuori, non si poteva andare al bar, non si poteva fare niente e io ho trascorso tutto il mio tempo o buttata sul divano, così, oppure a fare maschere viso, ed è lì che zing mi è venuta l'idea e ho pensato, ma perché? Perché non condividere con gli amici da casa le mie preferite, raccontando un po' il perché e il per come mi piacciono, in che modo le utilizzo, con che frequenza, che benefici danno. Insomma, se vi piace un po' il tema cura della pelle, restate con me perché ho messo insieme una succosa selezione di maschere varie ed eventuali, in tessuto, di quelle leave-in, di maschere da risciacquare, maschere, insomma un po' di tutto. Se voi siete pronti, quindi io andrei a cominciare. Per rendere questo video un pelo più fruibile ho pensato di suddividerlo in categorie e andrei a cominciare con le maschere viso in tessuto. Ne ho selezionate 3 per voi in diverse categorie di prezzo, ma siccome non mi ricordo un prezzo, manco se mi impegno, benvenuti nel vuoto cosmico che è il mio cervello. Come di consueto vi ricordo che sul blog troverete la lista completa di tutte le maschere che menzionerò nel corso di questo video, con link diretti per avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi e se volete anche acquistarle. Il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Già che ci siamo, facciamo anche l'immancabile e veloce disclaimer. Nessuna delle aziende che nominerò in questo video mi ha pagato per essere inclusa, ma quando mai potrei pure piantarla di dirlo, perché tanto è quando mai. E tutti i prodotti li ho acquistati con i miei soldi, tutte le opinioni sono le mie. Bene, andiamo a cominciare. 3 maschere in tessuto sono fra le mie preferite, a cominciare da Filorga. Potevo non includere una maschera della Filorga? Ma non sia mai. La mia preferita è la Time Filler Mask, una maschera super lisciante, rigenerante al collagene. Amo molto le maschere in tessuto al collagene, questa ha un rapporto qualità-prezzo secondo me imbattibile, si tiene i canonici 15 minuti e fa il suo, perché dopo la pelle risulta più nutrita, più liscia, non saprei come altro definirlo. Mi piace molto. Spesso queste maschere in tessuto mi danno l'impressione di non fare un granché, soprattutto quelle che si asciugano in un attimo, che le metti su e poi dici: avrà fatto qualcosa? Sarà successo alcunché? Dio solo sa. Invece con questa, dopo l'applicazione, percepisco un sensibile miglioramento. E lo stesso discorso vale anche per la seconda selezionata, ovvero la Charcoal Pore Minimizing Biocellulose Mask della Boscia.
Questa si trova da Sephora, è una maschera al carbone che va a minimizzare i pori, purificare la pelle e rifinire la texture, quindi sono due maschere abbastanza diverse. Questa è un po' azione anti-età, questa invece purifica, minimizza, rifinisce. Mi piace molto, è nera, d'altronde è una maschera al carbone, ma non è aggressiva. È molto imbevuta di prodotto, una cosa che amo particolarmente nelle maschere in tessuto, perché come ho appena detto a volte è la sensazione che sarà successo qualcosa, e dopo i soliti 15 minuti anche qui vedi che la pelle è più rifinita, più purificata, i pori leggermente meno spalancati, quindi di nuovo consigliata non per niente in questo video. E poi last but not least delle maschere in tessuto per il viso, questa è la più cara delle tre, la Benefiance Pure Retinol Shiseido Intensive Revitalizing Face Mask, e diciamola tutta, una maschera al retinolo puro, che forse è anche il motivo per cui è cara come il fuego, ma devo dire che si notano decisamente le differenze tra il prima e il dopo. Mi piace in particolar modo il fatto che sia in due pezzi, uno per il sopra e uno per il sotto, perché a volte queste maschere sono pensate per una forma del viso standard che non sempre si adatta a tutti. Cioè mi capita a volte che o è lunghissima oppure la bocca non ci sta o gli occhi sono qua, quindi devi fare un po' quel lavoro che alla fine sembra un Picasso. Con queste invece metti il sopra, metti il sotto, aggiusti come alla bisogna e sei a posto. Molto cara ma ottimi risultati, una maschera al retinolo rivitalizzante per come posso dire, dare nuova vita e nuova luminosità alla pelle stanca e depressa. Io la uso con parsimonia perché è molto cara, infatti me ne è rimasta soltanto una. È quasi il momento di riacquistarla. Si tiene su in questo caso 20, no, sempre 15, non so perché sto giro, 15 minuti. Molto consigliata. E già che stiamo parlando di maschere in tessuto, ho pensato di parlarvi anche di Reggimaschera, amici da casa. Che è il Reggimaschera? Ora non so come funziona a casa vostra, ma io quando metto la maschera in tessuto poi ho la sensazione di dover restare così ferma come Tutankhamon per 15 minuti, perché sennò appena mi alzo la maschera casca. E invece è qui che arriva la soluzione a tutti i nostri problemi, un adorabile Reggimaschera, che quando ce l'hai su già la maschera di per sé, e quando mio marito mi vede che non se l'aspetta gli viene un coccolone, con questa ecco Jason di cos'era, venerdì 13, la bellezza. Però tiene la maschera a posto perché ha questi due gancetti che vanno ad ancorarsi alle orecchie e poi si può fare un po' quel che si vuole. Io l'ho presa su Amazon, come di consueto metto il link sul blog. Proseguiamo adesso alla prossima categoria, maschere in argilla da risciacquare, due selezionate per voi. E comincerei con un grandissimo evergreen, la Umbrian Clay Purifying Mask della Fresh. Ora, se guardate i miei video da qualche anno saprete che sono una fan della Fresh dalla prima ora, cioè da prima ancora che si potesse acquistare in Italia, e questa è senza ombra di dubbio la mia maschera all'argilla preferite in assoluto. Voi direte come mai e perché, e io ve lo dico, perché è una maschera all'argilla delicata che non secca eccessivamente la pelle, non è aggressiva e proprio per questo è adatta anche a chi ha una pelle un po' più sensibile, facilmente irritabile, ma va comunque a purificarla a fondo. Si tiene su poco, 3-5 minuti, il che è un grandissimo plus per chi come me ha una pazienza pari a zero, e poi si risciacqua con una spugnetta e dell'acqua tiepida e veramente si nota un miglioramento nella pelle. I pori sono meno visibili, la pelle risulta più pulita, più detersa e anche un po' più tesa. Mi piace tantissimo. Per completezza di informazione, questa è la travel size, ma posseggo anche la full size, non chiedetemi perché. Vabbè. Seconda maschera all'argilla che vi propongo in questo video è una nuova scoperta, una new entry, ed era nel mio calendario dell'avvento di Charlotte Tilbury, la Goddess Skin Clay Mask. Mi è piaciuta molto, anche se devo dire è leggermente più aggressiva della Umbrian Clay della Fresh.
Ha anche una colorazione più chiara e oltre a tonificare va anche a lisciare e a aggiungere un po' di brillantezza alla pelle triste e stanca. Si tiene su 10 minuti contro i 3-5 della Fresh, ma ve la suggerisco perché comunque mi ha piacevolmente colpita e non capita di frequente quando si tratta di maschere in argilla, perché la maggior parte di quelle che ho provato non mi sono piaciute. Invece queste due, pollicioni alzati a tutto spiano. E facciamo adesso un bel balzo in avanti alla prossima categoria, che è quella delle maschere da risciacquare, partendo con, attenzione, spoiler alert, quella che molto probabilmente è una delle mie maschere viso preferita in assoluto. Di che cosa stiamo a parlare? Della Lotus Youth Preserve Rescue Mask della Fresh, una maschera veramente super completa e interessante. È a base di alga kombu, alghe rosse e semi di loto, che vanno a fornire anche una leggera azione esfoliante. Intanto si tratta di una maschera che va a illuminare, rifinire, tonificare la pelle stanca e stressata. Hello? Eccola qua. E che funziona. Cioè, questo è il punto focale. Voi direte, Sam, ma che è? Davvero davvero? Davvero davvero. Dopo l'applicazione, anche dalla prima volta, io già ho percepito un notevole miglioramento. Sempre i miracoli, come dico, li fanno degli altri, però la applichi, tra l'altro come si applica? Si stende uno strato leggero su tutto il viso, si massaggia delicatamente con movimenti circolari, attivando i semi di loto che così danno quell'azione di leggera esfoliazione, si tiene su 5 minuti e poi si risciacqua con acqua tiepida. E davvero, ma davvero davvero, la pelle risulta più luminosa, più tonica, più liscia, più fresca. Cioè, ecco, un po' un tutto in uno. Se non l'avete mai provata, ecco, fra tutti i prodotti della Fresh, questo è senza ombra di dubbio uno dei primi che vi consiglio di testare. Poi mi direte. Il secondo invece di nuovo della Fresh, ma pensa un po', e non è effettivamente una maschera viso, è un esfoliante, ma per varietà di proposte ho così pensato di includerlo in questo video, ed è lo Sugar Face Polish. Di nuovo, quando si parla di scrub forse questo è il mio preferito, perché è delicato, non irrita la pelle. Quando applicate un esfoliante, uno scrub, sia meccanico che chimico, vi suggerisco sempre di procedere così col passo felpato in punta di piedi, perché fate insomma delle prove, perché è un attimo che vi trovate con la faccia rossa come un peperone. Questo non accade con lo Sugar Face Polish della Fresh, perché è a base di zucchero di canna, ma ha una texture molto sottile che non irrita. Ha all'interno anche, vado a leggere perché non è che mi posso ricordare tutto, le fragole selvatiche, la vitamina C, e ha un umettante naturale che va a imprigionare l'idratazione mentre rifinisce al tempo stesso la pelle. Quindi è un esfoliante idratante e ve ne accorgerete proprio perché dopo averlo applicato la pelle risulterà non tesa, non irritata, ma comunque nutrita e rifinita. La bellezza. Anche in questo caso si stende, si fa questo leggero movimento circolare per andare a rimuovere le cellule morte, poi lo si tiene su dai 5 ai 10 minuti, ed è lì che zac l'azione di idratante, e dopo si risciacqua con acqua tiepida. Anche questo molto consigliato. E chiudiamo la categoria maschere da risciacquare e passiamo alla categoria maschere da non risciacquare, quelle leave-in, che il Signore le abbia in gloria. Vi dico solo, non ho ancora fatto riferimento a quanto spesso le uso, ma alla fine poi quagliamo. Maschere leave-in. Come forse avrete intuito, sono una grande fan delle maschere leave-in che non vanno risciacquate, perché essendo dotata di zero pazienza trovo sempre un filino irritante dover aspettare che una maschera faccia il suo per 5, 10, 15, 20 minuti, poi magari doverla anche risciacquare, ecco. Invece con le maschere leave-in il problema non si pone. Ne ho selezionate 3 per voi. Di norma questo genere di maschera è più indicata da utilizzare la sera, perché
Spesso e volentieri si tratta di maschere idratanti che sono anche un po' ricche e che quindi non si prestano ad essere utilizzate se dopo dovete applicare per esempio il trucco. Devo essere onesta, io sono un po' una ribelle e le uso un do coio, nel senso che le uso magari la sera, ma le uso spesso e volentieri anche nel weekend quando so che non devo uscire di casa, quindi mi sveglio, metto su la maschera leave-in e poi giro per casa così, bella unta come una cotoletta milanese. Ma veniamo alle 3 che ho selezionato per voi. La prima è la Drink Up della Origins, una maschera profondamente idratante a base di acqua del ghiacciaio svizzero, di acido ialuronico e di albicocca, e infatti ha un adorabile profumo di albicocca. Si stende uno strato corposo, la si tiene su 10 minuti durante i quali la pelle alla bisogna assorbe quel che serve. Dopo 10 minuti, se ancora ci sono dei residui, con un pezzettino di cotone si va a rimuovere l'eccesso. È molto ricca, delle 3 sicuramente la più corposa proprio come texture, ma è perfetta da utilizzare sia in inverno che in estate. In inverno perché la pelle tende a essere più secca proprio per l'aria fredda, in estate perché magari quando si sta molto al sole la pelle poi ha bisogno di recuperare un po' di idratazione. Io come dicevo, la uso spesso e volentieri anche di giorno, per dire. Se non devo truccarmi, questa è la condizione sine qua non. Seconda maschera della sezione leave-in, Rose Deep Hydration Sleeping Mask, un po' un 2 in 1 perché è una maschera composta di 2 parti. Di nuovo fornisce un'idratazione profonda e, come si evince dal nome, Sleeping Mask, consigliata per la notte, quindi da utilizzare prima di andare a letto, in 2 parti. Una parte è un gel rinfrescante a base di acqua di rose e anche di acido ialuronico, l'immancabile acido ialuronico. Lo si stende, si attende che assorba e va proprio a normalizzare e anche un po' a rimpolpare la pelle, e poi si passa allo step numero 2, che è questa crema, quasi una lozione molto liquida, molto leggera, che va a imprigionare, ecco mi veniva la parola, imprigionare l'idratazione, e la mattina ci si sveglia con la pelle fresca, idratata, morbida, come un culetto di bebè. Sempre questa immagine vivida. La consiglio molto, interessante, non è bifasica, sono due prodotti in uno che però veramente danno degli ottimi risultati. E last but not least, una new entry di quest'anno, la Water Sleeping Mask di Laneige. Di nuovo è una maschera idratante leave-in consigliata per la notte, si stende sulla pelle prima di andare a dormire e la mattina si risciacqua quando ci si lava la faccia, e trovo che davvero anche in questo caso fornisca una giusta dose di idratazione che non guasta mai, amici da casa. Questa, per correttezza di informazione, è la travel size. Ero curiosa di provarla perché sto amando molto Laneige come brand in generale, ma non volevo investire subito nella full size. Credo che lo farò a breve, quindi anche questa è rientrata tra le mie maschere preferite. E visto che stiamo parlando di Laneige, farei una velocissima divagazione, mi allontanerei per un secondo dal tema maschere viso e maschere occhi, delle quali parleremo a breve, per menzionarvi una maschera per le labbra di Laneige, la Lip Sleeping Mask. Io lo uso questo prodotto anche proprio solo come balsamo labbra, perché è molto ricco e d'inverno un toccasana, quando le labbra dal freddo diventano secche, ti guardi e dici oh signori Dio. Questo è proprio un piacere perché le ammorbidisce, le nutre, le rende morbide, vellutate, proprio labbra da baciare, ecco. Io lo uso, come dicevo, non solo la sera prima di andare a dormire, cosa che comunque, lasciatemi dire, faccio religiosamente, ma anche durante il giorno quando le sento un po' troppo secche. Funziona come un balsamo, si stende, si lascia lì e fa il suo. Ci tenevo a menzionarlo perché comunque non si parla mai abbastanza di prodotti per idratare le labbra. Passiamo adesso all'ultima categoria, la mia categoria del cuore, quella delle maschere per il contorno occhi. Anche in questo caso
3 maschere ho selezionato per voi dal range di prezzo diverso e anche dall'applicazione diversa. Per quel che riguarda i benefici invece siamo onesti. Cosa cerchiamo in una maschera per il contorno occhi? La base, ovvero che vada a idratare, distendere, levigare, ridurre l'occhiaia, decongestionare, ridurre la borsa, fare un miracolo, ridarci indietro quella freschezza che è ormai persa. Mi sono fatta prendere, scusate. In linea di massima però i 3 prodotti che ho selezionato per voi danno dei sensibili risultati, mettiamola così. Partirei dal più caro, ovvero la Benefiance Wrinkle Resist 24 Pure Retinol, che come forse avrete notato è un po' la compagnuccia di questa maschera in tessuto per il viso. Si tratta di patch occhi, classici patch occhi che si applicano e si tengono su 20 minuti a base di retinolo puro, che vanno a tendere, lisciare e hanno un'azione anti-età e illuminante. Sono molto cari, ma continuo a riacquistarli e qualcosa vorrà dire, e quel qualcosa è che in effetti dopo averli applicati ho davvero la sensazione che il contorno occhi risulti un po' meno stanco, un po' meno segnato. Il secondo che vi propongo invece è di Laneige, che come forse avrete intuito è un po' il brand che ho scoperto nel 2020 e che mi ha conquistata. Questa è una maschera per il contorno occhi consigliata per la notte, la Eye Sleeping Mask, una masque de nuit pour les yeux. Là. Si presenta in modo completamente diverso, non sono chiaramente paciocchi, come potete aver intuito anche voi, è una sorta di texture in gel molto leggera, non mi veniva una parola, ho avuto un attimo di... con questo applicatore a pipetta con in cima una pallina mobile, come descrivo bene io, che comunque favorisce un'applicazione e anche un leggero massaggio alla zona del contorno occhi. Si tiene su tutta la notte e la mattina la zona risulta più riposata, più distesa e più luminosa, che il concetto è poi sempre quello. E last but not least, maschera per il contorno occhi ma anche maschera di questo video, una piacevole scoperta del 2020 che mi ha conquistato a mani basse. Sto parlando della Instant Depuffing Eye Mask della Face D, che peraltro è un marchio italiano che non guasta. L'ho scoperta per caso, me ne sono innamorata follemente, uno perché è diversa da tutte le altre maschere per il contorno occhi che ho provato, sono patch ma non sono in tessuto e neanche in hydrogel, sembrano proprio quasi degli adesivi che applichi sul contorno occhi, tieni su i canonici 15 minuti, ma stanno lì, non si muovono, non hai la costante sensazione che si debbano staccare e cascare per terra da un secondo all'altro, e vanno davvero a ridurre le borse, che per me è la vita, e idratare la zona del contorno occhi. Non hanno effettivamente una grandissima azione anti-età, ma sono proprio pensate più per quando l'occhio è stanco e segnato e c'hai le borse gonfie, insomma quella roba lì che ti guardi e dici oh, signore Dio, le metti su e loro fanno un miracolo, perché davvero dopo un quarto d'ora, adesso non esageriamo, il miracolo forse sono stata un po' eccessiva, però vanno davvero a ridurre sensibilmente il gonfiore, la zona del contorno occhi risulta fresca, più nutrita, più idratata, meno gonfia. Molto interessanti e anche ottimo rapporto qualità-prezzo, perché dei 3 prodotti che vi ho proposto sono le meno care. Se non le avete mai provate, le trovate da Sephora, io consiglio proprio tantissimo. E adesso, prima di concludere questo video infinito, lunghissimo, perché sapete come sono quando parlo di robe che mi piacciono, il tempo vola, divento logorroica proprio che faccio una capa tanta, dicevo, prima di concludere una breve menzione alla frequenza con la quale utilizzo queste maschere. Quando si tratta di maschere idratanti, nutrienti, anti-età, che siano in tessuto, che siano da risciacquare, che siano leave-in da giorno, da notte, insomma, io le uso almeno una volta, se non 2, alla settimana. Di norma nel weekend quando ho un po' più di tempo, ma se sono quelle da applicare la sera anche in corso di settimana. Quando si parla invece di scrub,
una volta ogni 3 settimane, per non esagerare, e stesso discorso per le maschere in argilla, quelle che vanno a purificare a fondo, in argilla o anche in carbone. Non esagerate con le maschere purificanti, perché poi andate proprio a togliere troppo dalla pelle, che alla fine ne risente e magari vi vengono fuori brufoletti e robe varie. Le maschere per il contorno occhi invece un po' alla bisogna, quindi ecco lì anche 2 o 3 volte la settimana, perché torno a casa e dico non esagerate però in generale, soprattutto non esagerate a utilizzare troppe maschere una dietro l'altra, perché poi finisce che invece di fare del bene caricate troppo la pelle o togliete troppo dalla pelle e ottenete il risultato opposto. Bene, eccoci, siamo arrivati alla fine di questo infinito video. Dio solo sa da quanto sto parlando, fra un po' fa notte qua, ecco, per dire. Spero però di esservi stata utile, di avervi così dato dei suggerimenti interessanti, di avervi fatto nascere delle domande, fatto venire voglia di provare qualcosa di nuovo. Se così è, come al solito, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, amici, ma cosa aspettate? Ma insomma, ma forza, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei miei nuovi video, e se volete, ecco, così una botta di vita in più, cliccate anche sull'icona della campanella per ricevere una notifica ogni volta in cui pubblico un nuovo video. Se ancora non lo fate, vi invito anche a seguirmi sui miei social, principalmente su Instagram, dove sono molto attiva con stories, reel, questo e quell'altro. Trovate tutti i riferimenti nella info box qui sotto, dove trovate anche il link al mio post dedicato con la lista di tutte le maschere delle quali vi ho parlato nel corso di questo video, con link diretti per avere maggiori informazioni. Direi che per oggi non c'è altro. Un bacio gigante e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!